Francesco, ci eri andato già vicino, quest'anno è arrivato l'ingresso nella Hall of Fame. Sì, è un'emozione incredibile perché visto da fuori uno dice un bel premio, però riceverlo in campo con tutto il pubblico che applaude e ritornare a calcare quell'erba magica fa venire emozione veramente, ed è per me un onore essere entrato nella Hall of Fame e aver messo il mio nome in questo bellissimo riconoscimento che l'Inter ha dato la possibilità a tutti gli ex di avere. Che cosa significa per te entrare insieme a un tuo fratello come Dejan Stankovic, insieme a una delle bandiere dell'Inter come Giacinto Facchetti, insieme a Peppino Meazza a cui è dedicato lo stadio? Insomma, come si può descrivere questo genere di emozioni? Con Dejan Stankovic abbiamo passato veramente delle grandi battaglie coronate da vittorie incredibili. Con Giacinto Facchetti l'ho vissuto da presidente, che è stato colui che mi ha accolto all'Inter. Con Peppino Meazza, i nipoti, è un'altra generazione, quindi è un po' diverso. A me ha colpito il pubblico che ha avuto un riconoscimento per tutti e quattro gli ex giocatori, e mi ha colpito l'affetto quando siamo entrati in campo e credimi che è una cosa che tocca il cuore, che mi porterò per tutta la vita, perché meno male che c'erano i miei figli presenti e che hanno potuto vedere e gioivano. E credo che sia una serata che mi porterò dentro nel cuore, perché l'Inter per me è un ventennio della mia vita sportiva e sono felice quando vedo che mi riconoscono come uomo e dopo come calciatore. Se ti avessero detto proviamo ad andare indietro nel tempo, il tuo primo giorno in cui arrivi da Piano Gentile, ti dicono tra qualche anno entrerai nella Hall of Fame. Infatti non l'avrei mai pensato, ma non quando sono arrivato all'Inter, da bambino, perché da bambino pensi di vincerle tutti i trofei, però mai pensi al dopo e all'entrare nella Hall of Fame di una o due squadre in cui hai partecipato. Quindi per me è stata una gioia. Il calcio ha il potere di trasformarti ragazzino e di farti rimanere ragazzino nonostante l'età avanzi. Prima ci dicevi è stata una grande emozione tornare a calcare il prato di San Siro, sentire l'affetto dei tifosi. Ecco, il fatto che questo premio venga dato proprio attraverso i voti dei tifosi, per te che cosa significa? Ma è la giustizia sportiva che i tifosi possono mettere il proprio voto e esprimere la propria opinione. Credo che sia una delle caratteristiche, tra virgolette, liberali che ha sempre distinto l'Inter, cioè dà la parola ai tifosi e dà la scelta ai tifosi, e sopra di loro a livello sportivo non ce n'è, quindi quando vai al bar la mattina e parli con la gente ti accorgi quanto sono affezionati a questa squadra, ed è giusto che siano loro a decidere. Grazie Francesco e congratulazioni. Prego, grazie a voi. Allora Dejan, che effetto ti fa essere entrato nella Hall of Fame? Ma sai, tante volte ho pensato cosa dire dopo questo riconoscimento più importante della mia carriera. La carriera viene e va, ma dopo tutto quello che resta dietro è quello che ci fa ricordare cosa abbiamo fatto in tutti questi anni. Giocare 10 anni nell'Inter e lasciare tutte queste vittorie, tutti questi trofei mi fa solo onore. Voglio ringraziare famiglia Moratti, stesso presidente Moratti che mi ha permesso di indossare questi colori. Voglio ringraziare tutti gli allenatori, tutti i miei splendidi compagni. Voglio ringraziare la mia famiglia, perché senza di loro non sarei nulla. E alla fine i miei tifosi, perché grazie a loro mi hanno regalato immortalità con indosso questi colori. Esatto, quanto effetto ti fa sapere che i tifosi, come hai detto tu, ti hanno reso un po' immortale? Questo, auguro a tutti quelli che possono a vincere un trofeo del genere, o che merito dei tifosi. Si vede che sono rimasto dentro il cuore, e a merito loro e votazione loro è bello. Sono 6 anni che ho smesso di giocare e vi posso dire che ogni giorno mi mancano di più. Stasera mi sono sentito di nuovo come a vecchi tempi, aver li salutato da giù dal campo dove ho fatto 1000 battaglie insieme ai miei compagni, e mi sento onorato di rimanere, ma io non sono mai andato, ma con questo rimango sempre nel cuore e cucito con colori cuciti addosso. Dejan, ora hai vinto tutto,
sia da calciatore, trofei, li vediamo anche dietro di te, sei entrato anche nell'Hall of Fame, quindi immaginiamo l'emozione. Abbiamo chiuso un cerchio. Io ho ripetuto sempre, ringrazio l'opportunità che mi è stata data di indossare questi colori e lottare ogni giorno, ogni partita, ogni singolo minuto con questa maglia addosso, con questo riconoscimento, trofeo, chiamiamolo perché vale tanto per me. Ho chiuso un ciclo, un cerchio, adesso davvero sono un pensionato 100%. Grazie. Grazie Dejan. Ciao. Siamo insieme a Luca e Barbara Facchetti, forse era l'ultimo riconoscimento che mancava per una carriera di una bandiera dell'Inter, del calcio italiano e direi anche proprio del calcio mondiale. Sì, è stata una piacevole sorpresa ricevere questo premio appunto a nome del papà. Come parlavo prima dicendo con Stankovic, anche lui diceva vabbè, tutti i premi sono belli, soprattutto nel momento in cui sei in attività, riceverlo poi in futuro, quando nel momento in cui uno ha smesso, è ancora più bello, quindi sicuramente papà da lassù sarà felice di ricevere questo premio. Voi lo conoscevate chiaramente meglio di chiunque altro, cosa avrebbe detto lui con la sua infinita umiltà a essere inserito nell'Hall of Fame dell'Inter? Sarebbe stato molto felice e onorato di entrare a far parte dei grandi della storia nerazzurra ed è bellissimo secondo me che sia stato anche premiato oggi con personaggi che comunque fanno parte della sua stessa storia. C'è un filo conduttore che li lega, perché Meazza è stata la persona con cui ha fatto il primo provino nelle giovanili dell'Inter nel 1958 e poi da lì è partito un ciclo bellissimo, quello della grande Inter con Elenio Herrera e quindi la sua carriera da calciatore. Poi c'è stata la carriera da dirigente, da presidente, e quindi anche Stankovic e Toldo sono legati a quell'epoca, per cui è bellissimo che sia entrato proprio in questo momento. Questo riconoscimento poi chiaramente ha un valore particolare anche perché soprattutto è stato votato dai tifosi, insomma, e il fatto che comunque anche magari i più piccoli, i nuovi tifosi abbiano onorato la memoria di Giacinto assume un valore ancora più importante. La cosa appunto ancora più bella è il fatto che, come hai detto tu, viene votato dai tifosi, sicuramente tanti al giorno d'oggi non hanno avuto il piacere di vederlo giocare, come del resto io, nel senso che io sono nato nel 78, lui ha smesso in quell'anno, perciò probabilmente è stato tramandato dalle varie generazioni, vari racconti, poi sicuramente qualche immagine hanno avuto modo di vederla, però penso sia tanto legato a questa cosa del fatto di tramandare di generazione in generazione quello che è stato il passato dell'Inter. Barbara, l'ultima domanda: che effetto fa essere all'interno del campo davanti a quasi 60.000 spettatori e sentire l'urlo che arriva dagli spalti? È bellissimo, è sempre emozionante, infatti quando c'era Luca in campo a ricevere il premio è stato bello sentire ancora fare i cori, quindi la sua memoria è ancora viva e quindi lui è qui con noi, questo è bellissimo. Federico Caselli Meazza, nipote di Peppino, che effetto fa venire a San Siro, o meglio, venire allo stadio Giuseppe Meazza per ricevere un premio così? È innanzitutto un orgoglio grandissimo ricevere un premio per il nonno, perché questo premio andrebbe al nonno chiaramente, e non essendoci più l'ho ritirato io. Però è un orgoglio veramente indescrivibile. Tra l'altro io non sono abituato a entrare dentro il campo e mi tremavano le gambe, devo dire la verità. Che effetto fa sentire tutto il pubblico urlare il cognome Meazza per ritirare un premio che è solo l'ultimo timbro a certificare quella che è stata una carriera semplicemente straordinaria? Io non me l'aspettavo, ringrazio anche il pubblico per aver acclamato il nome del nonno. È un'emozione incredibile. Io ho portato oggi il mio bambino perché volevo che vivesse un'emozione che io in tanti anni non avevo mai vissuto così forte. C'è magari qualche ricordo che hai legato a Peppino, magari qualche racconto che lui stesso ti ha
ti ha dato, insomma, di quello che era San Siro, di quello che era indossare la maglia dell'Inter? Ma io innanzitutto i primi ricordi ce li ho proprio legati al nonno, perché io sono venuto qua quando ero piccolino, mi portava il nonno. E ricordo che lui aveva la brutta abitudine di andare via un quarto d'ora prima che finisse la partita perché aveva paura di trovare traffico e ogni tanto ci faceva perdere qualche gol. Però a parte gli scherzi mi ricordo l'applauso che gli tributava tutto il pubblico che era lì vicino seduto a noi e io da quell'applauso capivo che avevo un nonno veramente speciale. Ecco, questo premio tra l'altro arriva grazie ai tifosi, grazie ai voti dei tifosi. La storia di Peppino Meazza è lontana diversi anni, eppure questo premio arriva adesso con proprio anche i voti dei tifosi anche più giovani, anche dei più piccoli. Come si fa a raccontare un orgoglio di questo tipo? Beh, è una cosa stupenda, è una cosa bella perché chiaramente passando gli anni, il tempo, i decenni, c'è sempre il rischio che un nome vada dimenticato. Invece devo dire che i tifosi, anche i più giovani, ci hanno voluto premiare il nonno e questo sicuramente è un motivo di grandissima soddisfazione per cui io li ringrazio veramente tantissimo di cuore. Grazie mille. Grazie a voi.